Cari amici del canale, oggi ho portato sulla mia scrivania la Ferrari delle Power Station. Qui siamo al top dei livelli. Questa è una Power Station della DJI, si chiama Power 1000 e ragazzi, per come è stata costruita, per come è stata concepita, per potenza, è quella che io posso serenamente definire la più efficiente, la più prestazionale, ma anche e soprattutto la più potente della sua categoria. Ragazzi, sapete che su questo canale, quando si parla di prodotti, arriva solo il meglio. Io ricevo, e molti di voi lo sanno, perché mi frequentano anche personalmente, prima lo dicevo settimanalmente, oggi quotidianamente ricevo un sacco di offerte. Gianni, facci la recensione di questa batteria 12,8 volt al litio, piuttosto che di questo pannello, piuttosto che di qualsiasi cosa che gira questo mondo di energia alternativa. Ebbene, rifiuto tutto finché non trovo il prodotto di qualità. Ragazzi, questa è la DJI, coloro che fanno i droni, quelli che fanno le action cam, è un'azienda che si sviluppa su prodotti che riguardano l'aria aperta, il divertimento, ma ragazzi, qui c'è una qualità, soprattutto e primariamente nella progettazione. Adesso ragazzi, è il tempo di iscrivervi e vediamo tutti i dettagli. Buona visione. Ovviamente ragazzi vi risparmio l'unboxing perché è una cosa sempre un po' pizzosa, però ragazzi arriva ovviamente, visto il prodotto di qualità, in una scatola stracoibentata con spugne per proteggere le maniglie, con la schiuma che protegge tutto l'apparato sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Quindi è come si usa dire a prova di lancio dall'aereo, quindi ragazzi il prodotto è veramente protetto durante il trasporto. Cominciamo subito col dire che la DJI è un'azienda leader mondiale. Qui non stiamo parlando di un prodottino, ma sono prodotti che arrivano sul mercato sempre non per primi, proprio perché c'è una progettazione, uno studio che è veramente approfondito e il prodotto finale è di qualità. La DJI produce droni, come ho detto all'inizio, produce action cam, produce microfoni, tutto ciò che serve per una tecnologia sia del divertimento ma anche della professionalità. Qui abbiamo questo Power Station, è un prodotto che ha una capacità di 1 kWh circa, siamo a 1024 Wh, e è l'unico della sua gamma che ha una potenza di erogazione sulla 230 volt di 2,2 kW di potenza. E come sapete quelli così piccoli hanno in realtà una potenza sempre contenuta, vanno sui 600, 400, 800 watt di picco. Qui siamo a 2200 watt di potenza massima. Chiaramente su un apparato così non lo vogliamo scaricare in brevissimo tempo, quindi non lasciamo apparecchiature grosse, connesse, ma sapere di poter arrivare a 2200 watt è sicuramente importante, perché tante cose a volte, se dobbiamo sverniciare qualcosa, le pistole sono da 2 kW e quindi abbiamo un apparecchietto apparentemente piccolo ma potente. Questo è un apparecchio che nasce per essere trasportato, quindi abbiamo energia trasportabile, ma può indubbiamente essere utilizzato anche a casa. La sua funzione è soprattutto quella dell'emergenza o dell'UPS, vale a dire noi attacchiamo questo apparecchio nel nostro ufficio o a casa, nel nostro computer, nel nostro frigorifero, se abbiamo macchinari delicati, direttamente all'alimentazione. Ebbene, quando abbiamo la rete connessa, lui prenderà la corrente e la cederà direttamente all'apparecchio, mantenendo sempre la carica al 100%. Il momento in cui abbiamo uno sgancio della rete, questo, senza neanche che ce ne accorgiamo, darà alimentazione al nostro apparecchio. Questo consentirà di non far spegnere i computer, i macchinari, il frigorifero, tutto ciò che dobbiamo inevitabilmente mantenere sempre connesso a un'alimentazione. Quindi possiamo definire questo apparato anche un UPS. Questo lo rende, con i tempi di intervento che sono velocissimi, lo rende un apparecchio idoneo a essere considerato un apparecchio d'emergenza. Oltre a questo chiaramente possiamo portarcelo dove vogliamo, se andiamo ad esempio in una casa al mare, abbiamo insomma quel kilowatt che ci serve per fare andare le apparecchiature in caso che ci siano anche giornate di, come in Sicilia succede spesso, che va via la corrente. Ebbene il nostro frigorifero manterrà il congelamento dei prodotti
senza che questi si deteriorino. Questa è una cosa importante. Nasce anche come prodotto per la ricarica a bassa tensione, quindi tutte le prese USB eccetera. Adesso guardiamo, avviciniamo anche la telecamera per andare a guardare il pannello frontale. È tutto rinchiuso sul frontale, quindi non dobbiamo andare a inventarci spine laterali e questo è molto comodo. Ma ragazzi, come sempre, la prima cosa che faccio è togliere le plastichine. Queste mi riportano un po' a quando ero giovane e c'era chi, i miei vicini usavano mantenere queste per anni perché dicevano no, attenzione, in caso che deve venderla, sarebbe a dire quando la vendo vale di più perché non si è rovinato lo schermo. E negli anni diventavano gialle, stropicciate, secche, vecchie, non si vedeva più neanche la scritta, però in caso che la vendo, ebbene ragazzi, togliamo le plastichine perché gli apparati vanno usati. Ci sono persone che trattano meglio gli apparati con le plastichine che non la moglie e i figli. Ebbene ragazzi, tutte le cose materiali si distruggono, ma trattate sempre bene vostra moglie, sempre bene i vostri figli, perché restano per sempre. Ok? Andiamo avanti ragazzi. Una cosa che voglio dirvi prima di avvicinare la telecamera è che questo prodotto è seguito da una serie di accessori infiniti. In questa confezione c'è la sua alimentazione, ovvero il suo cavo asciugo, presasciugo, ma però noi possiamo acquistare veramente tante cose. Ci sono i pannelli fotovoltaici, ci sono i regolatori di carica, c'è il carica della macchina, vedete? Questo è il carica della macchina che va connesso a questa presa e quindi è una SDC. Qui ce ne sono due, una SDC normale e una SDC Lite. Quindi abbiamo la possibilità di connettere veramente sia in ingresso che in uscita i pannelli fotovoltaici o la ricarica della macchina, come in questo caso, e quindi tanti accessori. Ragazzi, la DJI mi ha dato anche la borsa per il trasporto e ragazzi, anche questo è un prodotto di una finitura eccezionale. Il contenitore tiene conto anche dei due lati dove ci sono poi le maniglie con le ventole, fatta veramente bene, porta accessori. Allora questa borsa diventa utile, particolarmente utile quando parliamo di portabilità, quindi è un prodotto che se siamo appassionati ad esempio di droni diventa fondamentale perché lì ci sta tutta un'accessoristica tra cavi, caricabatterie e quant'altro. Se lo dobbiamo portare invece alla nostra casa al mare eccetera non diventa fondamentale, quindi con le due maniglie possiamo comodamente impugnarla e portarla dove vogliamo, però chiaramente avere una borsa dove poi riporla è sempre carica e se dobbiamo archiviarla, se siamo persone che frequentano i campi, l'esterna, le roulotte e quant'altro solo in estate, quindi rimane fermo per tanto tempo, non lasciamola mai al 100%. Vi ricordo che le litio ferrofosfato, come le litio anche le li-ion e le lipo, ma qui ci sono le LiFePO 4, quelle che non scoppiano, non bruciano eccetera, ebbene vanno conservate intorno al 60% della loro capacità. Quindi se assorbiamo la batteria fino al 50% può andare bene e la lasciamo lì controllandola ogni tanto ovviamente perché ci può essere qualche interruttore che rimane acceso, qualche scarica, anche se ha il tempo di non utilizzo dove a un certo periodo di tempo lui si spegne in automatico. Detto questo andiamo avanti avvicinando la telecamera. Intanto guardiamo la panoramica generale, è fatto molto bene, minimalista. Qui c'è il piano di appoggio delle eventuali batterie con un leggero gradino anticaduta, ci sono due maniglie che permettono di trasportarlo in maniera sicura perché sono molto solide e poi guardate un dettaglio che hanno curato, le ventole non sono verticali ma sono leggermente inclinate verso l'alto rispetto alle maniglie, vedete? Questo perché? Perché spesso si appoggiano questi prodotti ad altre cose, tipo scatole, eccetera, e questo impedisce la ventilazione. Invece qui rimane questo spazio distaccato con la ventola che soffia leggermente verso l'alto, quindi la fuga dell'aria tiepida che dovesse generarsi c'è. E questo lo considero un dettaglio nella progettazione significativo. Qua sul lato, ragazzi, vediamo anche vedete, due innesti dove si possono avvitare gli accessori. Gli accessori che cosa sono? È semplice, ci sono ad esempio gli MPPT fotovoltaici, cioè qui noi possiamo attaccare il regolatore di carica fotovoltaico
e lui rimane adeso al power battery bank senza che ciondoli, diciamo, senza che sia una periferica fastidiosa in altri posti diciamo, della nostra casa, del nostro camper, di dove decidiamo di metterlo. Quindi tutti i dettagli veramente molto 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 curati. Qua ci sono tutti i tasti di accensione. Quello primario è questo, tenendolo 2 secondi l'apparecchio si spegne e tenendolo premuto altri 2 secondi si accende. Sembra quasi il suono dei DJI droni, è similare. Qui abbiamo l'attacco del 230 corrente alternata in uscita. Anche qui, schiacciando velocemente, lui si accende e ci figura sul monitor la 50 Hz, vedete? Qui 50 Hz. Quando invece spengo, si spegne, l'avete visto qua, che si è spento il 50 Hz. Ve lo faccio rivedere, accensione, spegnimento. Ovviamente da questo power battery bank, da questa power station, esce 230 volt onda sinusoidale pura, quindi qui abbiamo veramente una tensione di qualità. Queste sono invece le 2 porte USB e queste sono le USB-C. Praticamente da qui riusciamo a far uscire 140 watt, che è veramente tantissimo. Invece queste qua sono le classiche da 24 watt. Ok? Che cos'è questo tasto che indica 600 watt o 1200 watt? Questo è molto interessante. Se noi siamo a casa e vogliamo fare una carica lenta, ebbene qua è l'ingresso per la carica, vedete? Anche gli sportelli, ragazzi, tutti di qualità e quant'altro. Qui attacchiamo la nostra presa che proviene dalla spina, quindi dal muro, arriva qui e noi scegliamo se caricare lentamente, cioè 600 watt di ricarica, oppure velocemente, cioè a 1200 watt. Chiaramente se siamo all'esterno o abbiamo fretta o ci siamo accorti che non era carica e dobbiamo uscire o quant'altro, mettiamo a 1200, se no mettiamo a 600. Chiaramente, ragazzi, la carica lenta è sempre quella che dà longevità alle litio ferrofosfato. Dopodiché lo sportellino si chiude. Anche qui ve l'ho fatto vedere il cavo in dotazione, c'è la spina che va nel muro e la presa che va a introdursi qui a trapezoidale in modo da caricare il nostro pacco batteria. Qui, ragazzi, abbiamo 2 prese ulteriori, si chiamano SDC, una è la classica e l'altra è la light. Ebbene, qui che cosa attaccano di solito gli amici del canale che hanno la passione dei droni? Bene, attaccano le loro batterie, i loro droni. Queste sono prese sia in ingresso che in uscita, quindi possiamo attaccare pannelli fotovoltaici, qui possiamo attaccare la presa accendisigari, piuttosto che, insomma, tutto ciò che vogliamo, e sono 2, non è una, quindi abbiamo anche lì una molteplicità d'uso. Ragazzi, a me piacciono tantissimo questi sportellini in plastica, ma non dura, è una plastica gommosa che dà proprio il senso di professionalità e di chiusura quasi ermetica, vedete, tac, e rimane ben adeso. Insomma, ragazzi, il prodotto è veramente veramente eccezionale. La cosa interessante delle USB è che sono sempre attive, questo perché il prodotto è di estrema qualità, non hanno un tastino di attivazione che si deve attivare proprio manualmente, se no consuma. Questi hanno dei sensori che quando c'è un assorbimento attivano il loro consumo, quindi sono istantanee, sono sempre pronte, basta collegare e funzionano, e questo lo considero una cosa importante. Quanto possiamo connettere di pannelli fotovoltaici? Ebbene, qui abbiamo la possibilità di connettere un massimo di 800 watt, ovvero ogni regolatore di carico della DJI gestirà 400 watt e qui ci stanno 2 regolatori di carica per un totale di 800 watt. Tutto il prodotto è di qualità e le plastiche sono molto molto buone, plastiche, gomme che devono durare nel tempo. Qui è la zona delle ventole sia sul lato sinistro che sul lato destro e abbiamo sotto, ve le faccio vedere, i piedi di gomma che sono molto abbondanti, vedete? Quindi quando si appoggiano hanno maggior supporto d'appoggio. Questo è importante quando siete soprattutto in camper, dove appoggiate questo apparecchio magari in una posizione che a motivo del
insomma, del fatto che viaggiate, potrebbe spostarsi. Questo aumenta l'adesione sulle superfici, però vi ricordo sempre che quando viaggiate in camper questi apparecchi vanno sempre messi nei gavoni piuttosto che bloccati, perché ovviamente ci sono i sussulti, le strade, le buche, quindi potreste rischiare che vi cada sul pavimento. Cosa viene raffigurato sullo schermo? Questa è la percentuale di carica, questa è l'uscita globale e questo è l'ingresso globale, quindi abbiamo una raffigurazione sintetica di tutto quello che accade in ingresso e in uscita dal nostro battery bank, dalla nostra power station. Ebbene, se io attivo adesso la presa della 230 volt, mi dà i 50 Hz che avete visto là sopra e mi dice quante ore di autonomia rimangono. Vedete che segna tra 49 e 50 circa, che è l'autonomia residua senza carico. Chiaramente quando attacchiamo un carico questa scende e quindi ci dice quanto il nostro battery bank, la nostra power station potrà durare. Ebbene, la power station pesa 13 kg soltanto, ha 1000 erotti wattora di capacità ed eroga 2200 watt. Ebbene ragazzi, per fare questo test, come sempre avviene, ho i miei semplici elettrodomestici come questa ventolina che costa veramente poco, e io vi faccio vedere adesso, avvicinando un po' la telecamera, con un consumo, prima solo la ventola, poi saliamo a circa 900, poi saliamo a 1800, come si comporta questa power station. Ebbene, il primo livello di accensione lo facciamo solo con la rotella su ventola. Attiviamo la 230 volt, chiaramente dobbiamo attivare il sensore di pavimento. Vedete? Abbiamo 18-20 watt. Io uso di solito questi strumenti perché sono i più silenziosi, perché di farvi sentire la pistola termica, lo sverniciatore da 2 kW, veramente riuscite poi poco a sentire il microfono. Adesso aumentiamo di uno scatto e andiamo a circa 900 watt, vedete? 930. Non fa una piega, non si è mossa una ventolina di quelle che sono interne all'apparato. Chiaramente siamo in estate, qua comincia già a far caldo. Adesso la spingiamo ancora alla seconda potenza e qui siamo a 1900, 1850. Ragazzi, cioè imperterrita, funziona, e qui possiamo arrivare anche a 2200 watt. Adesso se volete vi attacco altri 300 watt, però avete capito che la condizione è questa, quindi un prodotto veramente eccezionale. Nessun prodotto di questa tipologia che io conosca arriva a 2200 watt. Adesso comunque attacchiamo una multipla con qualcosina ancora per salire oltre i 2 kW. Bene, ho attaccato un altro carico, però questo è un carico pilotabile, ovvero progressivo. Andiamo avanti come prima, solamente la ventola, e qui vediamo che l'assorbimento è intorno ai 20 watt. Adesso la prima scala di temperatura e siamo circa a 900 watt. Adesso la seconda e arriviamo a 1850 watt circa. Adesso attacchiamo il carico programmabile, in modo che andiamo avanti progressivamente e vediamo fin dove arriviamo. Vedete che il carico sta salendo, 1950, adesso siamo a 1990, 2000, siamo a 2000 watt, li stiamo superando, siamo a 2050, adesso saliamo a 2100. Vedete ragazzi, sta reggendo perfettamente, io sto salendo lentamente, progressivamente, fino a 2125. Ho attaccato un altro carico programmabile, ragazzi, vediamo di avvicinarci ai 2200 watt lentamente. E cosa succede? Sta reggendo perfettamente ragazzi e siamo a 2002, eccoci qua, lo stiamo superando.
Ragazzi, la batteria ovviamente scende rapidamente e siamo a 2230 watt continui, costanti. Questa ovviamente è un'andatura alla quale io sto forzando il macchinario per farvi vedere che questa Power Station resiste oltre 2200 watt dichiarati. E questa è una cosa veramente, veramente eccezionale. Sto continuando ancora qualche secondo, ragazzi, 2230. Qui non è che si può mentire, ragazzi, qua i watt in uscita si vedono, quindi non è che... qui ho attaccato diverse cose, lo potete vedere qua nella spina, ho attaccato anche una multi perché le due prese non bastavano, quindi una spina diretta sul carico da 2000 e questo l'ho inserita su un carico fisso e uno programmabile. Siamo stabilmente a 2230 watt. Adesso torniamo sulla scrivania per le descrizioni finali. La qualità di un'azienda si vede anche dai dettagli. Qui non hanno trascurato nulla. Questa è la borsa, ragazzi, molto di qualità innanzitutto. Se apriamo il frontale, che è protetto dall'acqua, dall'umidità, qui abbiamo direttamente tutti i comandi. Abbiamo il frontale del nostro strumento, della nostra Power Station, pronto all'uso. Ebbene, questo è un dettaglio non da poco, ragazzi. E guardiamo sul lato, vedete qui, se noi apriamo questa porta e mettiamo questo all'interno di questa rete elastica, ebbene abbiamo liberato le ventole che andranno a scaricare la temperatura, non solo su questo lato sinistro, ma anche sull'opposto, cioè sul lato destro. Qui apriamo la nostra porta e abbiamo tranquillamente la ventilazione. Questo è stato studiato per diventare poi, vedete, un supporto bloccato da questa rete elastica. Il momento invece in cui la trasportiamo, questo diventa un vano, ovvero noi richiudiamo la valigia e questo diventa un vano portaoggetti che poi andremo a utilizzare là dove decidiamo di andare. Una volta chiuso tutto, l'ho già detto, è antiacqua, completamente protetta, con due vani laterali, le cerniere sono a scomparsa, quindi antiacqua, e dietro invece c'è l'altro scomparto che può essere utilizzato per mettere i nostri cavi, batterie e quant'altro. Una cosa interessante è anche il sopra, vedete ragazzi, qui c'è una cerniera sempre a scomparsa antiacqua dove aprendola abbiamo anche qui la possibilità di aprire completamente il nostro battery bank, ovviamente per introdurlo e per tirarlo fuori. Beh ragazzi, l'ultimo pezzo del video parlava da solo, cioè battery bank, power station, chiamatele come volete voi perché i nomi sono sempre diversi. Una power station che regge queste potenze in continua non c'è, ragazzi. Qui abbiamo, come vi ho detto all'inizio, la Ferrari delle power station. 2200 rotti watt, non volevo andare oltre perché non voglio neanche illudere gli amici del canale che si possa andare oltre quello che è garantito, ma quando un'azienda garantisce 2200 e noi andiamo oltre e regge, vuol dire che è un prodotto professionale e l'azienda ha detto la verità. E se ha detto la verità, finisce su questo canale. DJI è un marchio potentissimo. Quando mi hanno contattato ho detto ma cosa vorranno, che pubblicizzo un drone? No, era una power station, sono stati affini al canale. A parte ragazzi, in sincerità, se dovessi pubblicizzare un drone della DJI lo farei anche e ce l'ho perché sono veramente veramente belli. Ora abbiamo visto le caratteristiche di questa power station. Il prezzo lo potete guardare dal loro sito. Sotto qui, come al solito, c'è il link sotto al canale, sotto al video di questo canale, nella descrizione. Cliccate altro, vi apre la finestra dei link. Da questo link andate a vedere anche altre caratteristiche eccetera. Adesso vi metterò anche l'etichetta qui a video, come il video è finito vi metto l'etichetta in modo che andate a leggere proprio le caratteristiche anche di questo prodotto in tanti dettagli che una recensione non può spiegarvi. Chiaramente se avete domande da farmi sull'energia alternativa fatele tranquillamente a me, se avete domande sui prodotti specifici andate a vederlo attraverso il link perché lì avete riferimenti importanti. E ragazzi, 13 kg di potenza pura.
Mi sono ritrovato con la mia auto, sapete che ogni tanto faccio i miei viaggi in giro per l'Italia dove la mia auto è un'auto survival, quindi ci dormo anche. Ebbene, una power station che 800 watt sembrano tanti in macchina, ma quando poi devi attivare qualche elettrodomestico, non dico il phon per ovvi motivi, però elettrodomestici di una certa potenza, non ci arrivi. Chiaramente ragazzi, lo dico sempre agli amici che hanno gli impianti, non bisogna mai tirare il collo agli impianti. Qui abbiamo fatto un test che è durato per vedere se reggeva, ha portato la batteria all'82%, ma ragazzi 2200 watt fissi finché l'abbiamo scaricata, insomma facciamo durare le nostre litio ferrofosfato molto meno. Quindi un utilizzo normale, ma in emergenza sappiamo che possiamo andare a 2.2 kW e oltre, è significativo. Ragazzi, come al solito, grazie di aver visto anche questo video, iscrivetevi al canale, il link è qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.